Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Realme 16 5G, un medio di gamma che punta su praticità, autonomia, selfie ben curati, display AMOLED ed resistenza. La versione che abbiamo provato noi è quella in colorazione Air Black 8256 e crediamo che sia quella che ha il rapporto qualità-prezzo più sensato. In Italia arriva in due tagli, 6256 a 3,79 e 8256 a 3,99, ma al lancio entrambi vengono scalati di 20 euro, quindi passano a 3,59 e 3,79. Di conseguenza pensiamo che la versione migliore sia la 8256 visto il taglio di prezzo. La confezione è semplice ma utile, dentro troviamo ovviamente lo smartphone, una pellicola preapplicata, lo spillino per l'estrazione del carrellino SIM, la manualistica e una comoda cover in TPU. Di conseguenza, una volta che l'ho acquistato, praticamente, a parte il caricatore, non avete bisogno più di nient'altro. Dal vivo Realme 16 5G Air Black si presenta bene, è sobrio, moderno e meno vistoso della versione Air White, quindi si usa con più naturalezza tutti i giorni. Il retro trattiene poco le impronte, mentre la camera a barra orizzontale dà identità senza rendere il design troppo pesante. I materiali sono da medio gamma, quindi niente vetro e metallo premium, però l'assemblaggio è solido. Il frame piatto aiuta la presa, i tasti sono comodi e il peso è distribuito bene. Le dimensioni sono riuscite 158,30 x 75,13 x 8,10 mm con circa 183 grammi. Considerando la batteria da 6500 mAh è un risultato interessante. Non sembra un telefono grosso o scomodo, anzi resta abbastanza gestibile anche nell'uso prolungato. In più c'è la certificazione IP69 e IP69K, utile contro acqua, polvere e piccoli incidenti quotidiani. Dietro troviamo anche Selfie Mirror, il piccolo specchietto integrato nel modulo fotocamera. È una funzione semplice ma utile per selfie e foto di gruppo con la fotocamera principale. Il display è una delle parti migliori di Realme 16 5G. Abbiamo un pannello AMOLED piatto da 6,57 pollici con risoluzione Full HD Plus e refresh rate fino a 120 Hz. Il formato è ben scelto, abbastanza grande per social, video e navigazione, ma non troppo ingombrante. Il pannello piatto aiuta nell'uso quotidiano perché riduce i tocchi involontari e rende più facile applicare una protezione. La qualità visiva è buona, testi definiti, colori piacevoli e luminosità convincente anche all'aperto. Realme ha dichiarato 1000 nit tipici, 1400 nit HBM e picco fino a 4200 nit in scenari specifici. Nella pratica notifiche, mappe, fotocamera e social restano leggibili anche con luce forte. La fluidità a 120 Hz si nota nello scroll, nei menu e nel passaggio tra le app. Buono anche il lettore di impronte sotto il display, rapido e comodo. L'unico limite è l'Always On Display, che si attiva solo al tocco e non resta sempre visibile. Peccato perché su una AMOLED una modalità sempre attiva avrebbe fatto molto comodo. Il processore è il MediaTek Dimensity 6400 Turbo, pensato per l'uso quotidiano, non per chi cerca gaming pesante o benchmark alti. Nella versione 8256 però Realme 16 5G si muove bene, social, WhatsApp, Telegram, YouTube, browser, streaming e passaggi tra le app non creano problemi. In più la RAM può essere espansa virtualmente fino ad un ulteriori 10 GB, così il sistema ha più margine nel multitasking. Con i giochi leggeri va bene, mentre con titoli più pesanti conviene ridurre qualche dettaglio grafico. Buona anche la gestione delle temperature, grazie al sistema Airflow VC Cooling da 6500 mm². Lato connettività troviamo 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC e USB-C. Bene anche chiamate e ricezione, la voce è pulita e i microfoni lavorano in modo convincente. L'audio è stereo, quindi video podcasteri risultano più facevoli rispetto a un singolo speaker. La batteria è uno dei suoi vantaggi principali, con 6500 mAh Realme 16 5G copre senza problemi una giornata intensa. Nel nostro test dalle 7 alle 21, con rete mobile, social, foto, video, streaming e navigazione, siamo arrivati a sera senza ansia. Con uso più tranquillo il secondo giorno può diventare realistico. La ricarica è da 45 watt, non è rapidissima ma resta adeguata, il 50% arriva in circa 39 minuti. Interessanti anche bypass charging e ricarica inversa, utili in alcune situazioni. A bordo troviamo Realme UI 7.0, un'interfaccia ricca, colorata e molto personalizzabile. Non è Android stock, quindi all'inizio richiede qualche sistemazione, ma una volta pulita dalle app inutili resta fluida e piacevole. Si possono modificare icone, colori, schermata di blocco, animazioni, effetti dell'impronta e Always On Display. Il display a 120 Hz aiuta molto la sensazione di fluidità e generale. C'è anche Mini Capsule che sfrutta la zona intorno alla fotocamera frontale per mostrare alcune informazioni rapide. Non è indispensabile, però è ben integrata. Sul fronte troviamo Gemini, Circle to Search e funzioni Realme dedicate a foto e video. AI Edit Genie aiuta a sistemare gli scatti al volo. AI Instant Clip invece trasforma foto e video in contenuti pronti per social e storie. Sono funzioni coerenti con l'identità del telefono, molto orientate a selfie, video brevi e condivisione rapida.
La fotocamera di Realme 16 5G punta soprattutto su selfie, ritratti e contenuti social. Dietro troviamo una principale Sony IMX852 da 50 megapixel con apertura f/1.8 e autofocus. Con buona luce lavora bene, dettaglio buono, colori vivo, immagini già pronte da condividere. Nel test tropea tra mare, cielo, vicoli e tramonti la camera principale si è comportata in modo molto convincente. Nei controluce serve solo un minimo di attenzione perché conviene toccare il volto e regolare l'esposizione. Di sera resta utilizzabile se nella scena ci sono luci. Quando la luce cala tanto invece si vede la fascia di prezzo. Davanti troviamo una fotocamera da 50 megapixel, una scelta non banale in questa categoria. I selfie sono dettagliati, definiti e più curati rispetto a molti medio gamma. L'incarnato resta abbastanza naturale e non c'è un effetto bellezza troppo aggressivo. La funzione più particolare resta Selfie Mirror. Lo specchietto nel modulo posteriore permette di usare meglio la camera principale per selfie e foto di gruppo. In viaggio o con amici torna comodo perché aiuta a controllare l'inquadratura. Ci sono anche 6 Eye per scattare con un gesto e Vibe Master Mod per ritratti più creativi. I video arrivano al Full HD a 60 fps sia davanti sia dietro. Va bene per social, vlog veloci, clip quotidiane. I limiti sono chiari, manca una ultra grandangolare e non c'è un teleobiettivo, quindi non è il camera phone più versatile, ma una forte identità sui selfie. In conclusione, il Realme 16 5G è uno smartphone medio di gamma ben riuscito, punta su autonomia, resistenza e anche la parte selfie, senza dimenticare il display a ben 120 Hz AMOLED. E la batteria, parliamo di 6550 mAh che ci consente di arrivare a sera anche con un uso veramente intenso. Abbiamo qualche compromesso, diciamo che il processore non è adatto al gaming pesante, va bene nell'uso quotidiano o giochi leggeri. Non abbiamo l'ultra grandangolare, non abbiamo il teleobiettivo. Però diciamo che nel complesso comunque va bene e con il prezzo iniziale di lancio la 8256 l'ha portata a casa con 379 euro, che penso sia un buon compromesso. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.